Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video tratteremo del quinto re di Roma, nonché il mio preferito, ossia Tarquinio Prisco, un re che, come vedremo, trasformerà completamente la città di Roma, conferendole alcuni di quegli elementi classici che ancora oggi noi immediatamente riconosciamo e amiamo. Inoltre la sua vita è molto interessante perché è contraddistinta da almeno 3 episodi particolari che chiameremo prodigi. Ma prima di parlarne, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per sapere sempre quando usciranno nuovi contenuti. Adesso sigla e poi raccontiamo. Allora, Lucio Tarquinio Prisco nasce nella città di... Vabbè, non era difficile. Esatto, nasce a Tarquinia, da madre etrusca e da padre greco, originario di Corinto, che aveva appunto abbandonato proprio per trasferirsi nel Lazio. Tarquinio quindi, seppur di nobili origini, è figlio di un immigrato e per questa ragione viene osteggiato dai suoi concittadini ad accedere alle cariche pubbliche, quindi gli è preclusa ogni possibilità di fare carriera all'interno della società etrusca. Al che sua moglie, una donna furba e ambiziosa di nome Tanaquilla, gli suggerisce di trasferirsi a Roma, la quale si era sempre dimostrata accogliente nei confronti degli stranieri, anche perché Romolo l'aveva fondata proprio per questa ragione. E dunque Tarquinio, in compagnia di sua moglie, si reca a Roma e qui accade il primo prodigio. Mentre i due stanno attraversando l'area del Gianicolo, un'aquila proveniente da est ruba il copricapo del giovane etrusco, volteggia sopra di lui per un po' e poi glielo fa ricadere sulla testa. E Tanaquilla vede in questo il segno che Giove è favorevole al marito e che diventerà perciò un uomo di grande importanza. E infatti Tarquinio non ci mette molto a farsi strada nella società romana, stringendo amicizia con i cittadini più influenti e presentandosi appunto come Lucio Tarquinio Prisco, abbandonando il suo nome originario che, secondo le fonti, è Lucumone. Sia per le sue qualità che per il suo buon carattere, un giorno Tarquinio viene adocchiato niente meno che dal re Anco Marzio, che inizialmente lo nomina suo consigliere e successivamente tutore dei suoi figli. Tarquinio diventa così il braccio destro del re, che successivamente lo nomina anche Magister Populi, ossia colui che era responsabile dell'organizzazione militare, all'occorrenza anche in assenza del sovrano. Alla morte di Anco Marzio nel 616 a.C., Tarquinio gli succede al trono, riuscendo ad allontanare con astuzia i suoi 2 figli, quindi gli eredi legittimi. Tanaquilla ci aveva visto lungo alla fine. Come primo passo, il nuovo re vuole debellare la minaccia di quei popoli che facevano parte della Lega Latina e anche dei Sabini, i quali erano stanziati tra il fiume Tevere e l'Aniene, perché ricordiamoci che non tutti i Sabini avevano accettato la sottomissione a Roma, seppure furono proprio tra i primi popoli a fare parte della città. Tarquinio riesce a sbaragliare i suoi avversari e a ottenere il controllo dei 2 fiumi e delle vie commerciali di conseguenza. E di fronte al suo carisma, molte città si arrendono direttamente, ottenendo la cittadinanza romana, cosa che invece non succede per quelle che si oppongono, in quanto vengono distrutte e i cittadini di quelle città vengono poi deportati a Roma come schiavi. Oltre a questo, Tarquinio conduce una campagna militare contro gli Etruschi, la sua stessa gente se vogliamo. Attenzione però, non quelli di Tarquinia, anche se per come lo hanno trattato io non lo avrei biasimato se lo avesse fatto, bensì contro altre popolazioni etrusche sparpagliate per il Lazio e in competizione tra loro. Dopo diversi anni di scontri, gli Etruschi si arrendono e con la loro sconfitta Roma inizia a cambiare radicalmente volto, perché Tarquinio inizia ad importare dalla cultura etrusca usanze, costumi, oggetti e culti religiosi che la trasformeranno completamente. Ora preparatevi perché inizia un elenco un po' lunghetto di cose da dire. Gli Etruschi, arrendendosi, fanno dono a Tarquinio di 2 oggetti simbolo del potere delle loro città, ossia la sella curule, che come vedremo diventerà segno di autorità e prestigio tra i magistrati romani, e il fascio littorio, ossia un insieme di bastoni tenuti insieme da una cinghia di cuoio insieme a un'ascia.
Il fascio littorio rappresentava il potere di vita o di morte che un sovrano esercitava sulle persone e già Romolo lo aveva adoperato ispirandosi alle usanze etrusche. Infatti girava per le strade circondato da 10 littori, guardie del corpo, che portavano questi oggetti sulle spalle e avevano il compito di proteggere il re o rex da un'eventuale aggressione. Questo rese Romolo molto impopolare e molto impopolare è anche lo stesso fascio littorio, perché ne è stato fatto un uso improprio in epoca fascista. Infatti oggi rappresenta sostanzialmente qualcosa di molto negativo, a discapito della sua storia. Tarquinio Prisco quindi fa ritorno a Roma vincitore dalle guerre contro gli Etruschi e qui per la prima volta si verifica un evento a cui i film di Hollywood ci hanno abituato molto bene, ovvero il trionfo. Il trionfo era l'atto del re o del comandante di rientrare a Roma su una biga appunto trionfante per la vittoria ottenuta contro il popolo nemico e Tarquinio lo fa per la prima volta in modo sfarzoso, portando una tunica con fregi dorati, brandendo uno scettro d'oro e indossando la famosa corona d'alloro. Tutti simboli del potere romano fondamentalmente, ma che hanno origine etrusca. Chiaramente questo è solo l'inizio perché Tarquinio introduce tantissime altre cose, ad esempio il paludamentum, la mantella dei generali in capo agli eserciti, oppure la toga, un altro simbolo di romanità per eccellenza, e spesso con le maniche ricamate in oro o accompagnata da una fascia color porpora per i magistrati o i pontefici. Quindi inizia a cambiare il modo di vestire dei romani e questo naturalmente avviene anche per le donne, che iniziano a portare vesti più colorate, a indossare fibule, spille, collane, armille e naturalmente gli anelli, cosa che portavano anche gli uomini. E iniziano a cambiare anche le abitazioni dei romani, soprattutto quelle dei cittadini più ricchi, che si arricchiscono di quegli elementi caratteristici che oggi possiamo vedere tranquillamente passeggiando per Pompei. Ad esempio, il triclinio, lo spazio adibito ai banchetti, l'impluvium, la vasca di raccolta dell'acqua piovana e naturalmente il peristilio, il giardino esterno rettangolare circondato da colonne. Ecco, il peristilio lo vorrei anche io a casa mia. Ma le case non cambiano solo nella loro struttura, anche nell'arredamento. Infatti vengono introdotti mobili di vario tipo che prima non si usavano. Ad esempio adesso i letti vengono costruiti in legno, poggiano su zampe di leone e sono forniti di lenzuola e cuscini ricamati. Ma la società romana cambia anche in campo religioso, infatti Tarquinio Prisco introduce nuovi culti, nuove divinità e fa costruire nuovi templi. Ad esempio il Tempio di Giove Capitolino, il cui basamento è ancora visibile nei musei capitolini sul Campidoglio. Era un tempio dedicato appunto a Giove, ma anche a Giunone e Minerva, la triade capitolina. Quindi non esiste più solo la triade arcaica composta da divinità solo maschili, si dà più importanza anche alle donne e infatti di Minerva verrà costruito un tempio a lei dedicato sull'Aventino. Chiaramente, oltre ai luoghi di culto, Tarquinio Prisco investe tantissimo tempo e risorse in altre opere pubbliche. Ad esempio, inizia la costruzione di una di quelle che sarà tra le più fondamentali, ovvero la fogna, la cloaca maxima, che si rende sempre più necessaria in una città in espansione. Tra le altre opere abbiamo la realizzazione di una reggia sul Palatino, l'inizio della costruzione di una nuova cinta muraria, quelle che poi si chiameranno mura serviane e porteranno quindi il nome del sovrano che le completerà, Servo Tullio, e infine una importante opera di bonifica nel foro, nella zona del Velabro, dove sorgerà un intero quartiere etrusco. Pensate che ancora oggi, proprio in quell'area, ci sono due strade ancora visibili, il Vicus Tuscus e il Vicus Iugarius, dove infatti Vicus sta per strada dall'etrusco anziché via dal latino. Inoltre, introducendo dall'Etruria giochi, spettacoli, gare di pugilato, esibizioni di danza e musica, Tarquinio fa realizzare le prime gradinate di quello che diventerà poi il Circo Massimo, ovvero il luogo adibito alle corse dei cavalli. Quindi, come vedete, Roma sta cambiando, ovviamente in positivo, sta diventando qualcosa di più rispetto a prima. Addirittura si introduce il bigrafismo e il bilinguismo, perché al proto-latino si affianca l'etrusco come seconda lingua.
Una rivoluzione avviene anche in ambito sociale, perché il re appoggia principalmente i cittadini di origine etrusca, quindi mercanti, agricoltori, allevatori e artigiani, e inoltre decide di portare il numero dei senatori da 100 a 200. Anche tra i suoi membri il re sceglie principalmente cittadini di origine etrusca e alcuni di loro li nomina patres minorium gentium, ossia i difensori del popolino, coloro che si assicurano di ottenere quanto il popolo chiede. Una sorta di figura che anticipa quella del tribuno della plebe, che però vedremo parecchio più in là. Tra i vari cambiamenti, il re vuole anche aumentare il numero dei cavalieri delle centurie appartenenti alle tribù create in precedenza da Romolo, quindi i Ramnes, i Tizies e i Luceres, e vorrebbe chiamare queste unità con il suo stesso nome. Per fare questo però è necessario interpretare gli auguri e ottenere il favore degli dei, perché si va a toccare, una delle regole sacre della società romana, una delle più antiche fondate proprio da Romolo. E qui entra in scena Attonavio, un augure etrusco molto rinomato di cui ci racconta Tito Livio, che in seguito alla richiesta di re Tarquinio di aumentare il numero di cavalieri, fondamentalmente risponde che non si può fare. Il re però mette in dubbio la saggezza dell'augure e vuole metterlo alla prova, chiedendogli di tagliare una pietra con un rasoio, cosa che il sacerdote miracolosamente riesce a fare senza problemi, e qui si compie il secondo prodigio. Il sovrano quindi onora Attonavio e rinuncia alla sua idea di dare il proprio nome alle nuove centurie, le quali però, per essere distinte da quelle originali, verranno rinominate posteriori. E poi c'è il terzo ed ultimo prodigio, che riguarda un fanciullo, di cui ci racconta Tito Livio. Figlio di una serva alla corte di re Tarquinio, nonché amica di sua moglie Tanaquilla, il bambino un giorno si addormenta vicino ad un focolare e i suoi capelli prendono accidentalmente fuoco sotto gli occhi di re Tarquinio e sua moglie. Un servo accorre con dell'acqua, ma Tanaquilla lo blocca, credendo si tratti di un altro segno divino. Infatti, di lì a poco, il bambino si sveglia e i suoi capelli si spengono, per così dire, senza che lui abbia alcun danno. Tanaquilla decide quindi di adottare il giovane, convinta sia benedetto e porterà fortuna sia alla famiglia che alla città di Roma. Inoltre si tratta di uno schiavo di nobili origini, perché sua madre era una principessa nella loro città natale prima che venisse assoggettata a Roma. Quel fanciullo si chiama Servio Tullio e in seguito sposerà anche una delle due figlie di Tarquinio Prisco, il quale è stato un re davvero esemplare, ma come tutti i sovrani che si rispettano non può non avere dei nemici, che infatti stanno già tramando contro di lui. Questi sono i figli di Anco Marzio, che in passato si sono visti sottrarre il loro diritto al trono proprio da Tarquinio, contro il quale, ormai adulti, vogliono vendetta e infatti assoldano due pastori che fingono di voler parlare con il re. Ignaro del pericolo, Tarquinio li riceve e viene ferito a morte a colpi di falcetto. Ma nonostante la gravità della situazione, sua moglie Tanaquilla interviene nuovamente e dice al popolo romano che il re si sta ristabilendo dall'aggressione, ma nel frattempo nomina come reggente Servio Tullio. In questo modo Tanaquilla si assicura che il figlio adottivo salga al trono e convince facilmente il popolo romano che è la persona giusta a diventare il sesto re di Roma, ma di cui parleremo in un episodio successivo perché questo video sta per terminare. Prima di salutarci, un paio di riflessioni finali. Innanzitutto parliamo di Tanaquilla o Tanaquil, che se ci pensate è una figura chiave nella storia dei re di Roma, perché senza di lei forse Tarquinio Prisco non sarebbe mai arrivato al potere e probabilmente neanche il re successivo. Su di lei purtroppo ci sono poche fonti letterarie, sebbene in tempi relativamente recenti sia stata menzionata nella Saga di Tanaquilla, un'opera del giurista e storico Johann Jacob Bachofen, oppure la troviamo nel Mulieribus Claris, una raccolta biografica di 106 donne del passato scritta da Giovanni Boccaccio. Concludiamo dicendo che Tarquinio Prisco, il cui nome significa fondamentalmente primo e che quindi sta a indicare che si tratta del primo re etrusco di Roma, apre quello che si chiama appunto il periodo etrusco della città, che però secondo alcuni storici potrebbe essere stata una dominazione, quindi qualcosa che i romani hanno subito e non che hanno voluto.
Una teoria rafforzata proprio dal cambio di rotta che i romani avranno nei confronti della cultura etrusca durante il regno dell'ultimo e settimo re di Roma, di cui però chiaramente parleremo più avanti. E anche questo video è terminato e io vi ringrazio per essere rimasti con me fino a questo punto. Mi raccomando, lasciate nei commenti le vostre opinioni su Tarquinio Prisco. Noi ci vediamo prestissimo con il prossimo video dedicato al sesto re di Roma. Un saluto a tutti, a presto!